Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il mercato e le uscite. Ci sono novità su Foloruscio Bologna, il nodo e sulla formula dell'affare, Vergara e il rinnovo che si blocca in stallo e andiamo a vedere cosa sta succedendo. Manna a Milano per piazzare anche Lindstrom e Asa e Sky ci dice Zeballos è bloccato, aspetta solo gli azzurri, andiamo a dare una controllata alle liste perché siamo totalmente pieni e non possiamo tesserare, non è che esce Lindstrom e possiamo tesserare poi l'argentino. Ci arriviamo, facciamo il punto insieme, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e l'algoritmo si diverte come sempre. Avendo parlato di Zeballos anche settimane addietro, abbiamo fatto la scheda tecnica, la cronologia infortuni che vi riporto qui adesso per chi dovesse passare per la prima volta sul canale sotto questo contenuto. 25-26 infortuni alla coscia, 66 giorni fuori, 25-26 problemi alla caviglia, 13 giorni fuori, 23-24 rottura parziale del crociato, 264 giorni fuori e 38 partite saltate, infortunio al ginocchio, 22-23 88 giorni e 17 partite saltate, 22-23 lacerazione del menisco laterale, 61 giorni fuori, 11 partite saltate. Zeballos non lo discuto, come ho già detto in un video passato, dal punto di vista tecnico e della fantasia può anche essere superiore a David Neres, però dal punto di vista fisico non è che magari facciamo uscire Neres, prendiamo Zeballos che non è, a quanto leggiamo, è un fulmine da guerra. Poi se dal punto di vista fisico, diciamo, lo si rimette in sesto senza problemi di infortuni, il Napoli avrà fatto un grandissimo acquisto perché tecnicamente non si discute. Destro, sinistro, salta l'uomo, fantasia da vendere, sa perfettamente il fatto suo. Mi auguro che ovviamente la scelta venga fatta come si deve e vengano valutate poi tutte le situazioni intorno al calciatore. Il rinnovo di Vergara in stallo, ci fanno sapere quest'oggi che il Napoli comunque aveva preparato un rinnovo ad 1 milione di euro perché sappiamo che Vergara guadagnava o guadagna ancora 400.000 euro giù di lì dal Napoli. 1 milione di euro l'offerta di rinnovo, ma è tutto in stallo. Ci sarà la mano di Giuffredi? Può darsi, anche perché conoscendo il personaggio può anche essere che qualcosa si è messo di traverso, altre richieste e quindi lasci tutto come sta per poi tornare ai microfoni e noi siamo a disposizione. Il Napoli, sempre le stesse chiacchiere di Giuffredi che tira acqua al suo mulino. Io mi auguro che negli anni a venire avremo sempre meno calciatori che poi sono gestiti da questo personaggio, perché ogni qualvolta si presenta una sessione di mercato portano un tantino di problemi. O devi rinnovarli subito, no, serve il rinnovo perché Politano al limite è una bandiera del Napoli, eccetera, il Napoli si mette a disposizione, poi quando serve qualcosina in favore del Napoli il blocco del rinnovo di Vergara. Vedremo come andrà a finire. Manna è a Milano e sta cercando di piazzare sia Lindstrom che Asa, rispettivamente Schalke 04 e Frosinone. Potrebbero, diciamo, prendersi calciatori in prestito o riusciamo a vendere qualcuno ed incassare qualcosina, sarebbe veramente cosa buona e giusta, anche perché per quanto riguarda Foloruscio e il Bologna c'è il nodo sulla formula. Andiamo a riprendere la notizia di Foloruscio e il Bologna perché ovviamente ti vuoi mettere di traverso tu Bologna facendo le moine sulla formula e noi invece siamo qui a perdere tempo cercando di piazzare calciatori che sono esuberi. Andiamo a vedere le liste poi alla fine di questa notizia, ritornando anche su Zeballos perché dobbiamo assolutamente cedere. Il futuro di Foloruscio potrebbe essere ancora in Serie A, secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X. Il Bologna ha avviato i contatti con il Napoli per il centrocampista rientrato in azzurro dopo l'ultima esperienza in prestito. Il club emiliano considera il classe 98 un profilo ideale per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Se il profilo è ideale, caro Bologna, non facciamo le moine sulla formula. Sempre secondo Schira la trattativa è già entrata nel vivo, ma resta da trovare l'intesa sulla formula del trasferimento.
Il Bologna avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, mentre il Napoli spinge per inserire un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Stiamo chiedendo troppo, stiamo chiedendo tanto. Per me non stiamo chiedendo praticamente niente, inserendo un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Magari presenze, magari alla situazione europea. Vedremo poi quali saranno nel caso si farà l'operazione con obbligo di riscatto, le clausole per far scattare ovviamente l'operazione. Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni per cercare un accordo che possa soddisfare entrambe le società. Speriamo di trovarlo l'accordo, quantomeno cominciamo a piazzare esuberi degli esuberi, perché esce Foloruscio, io non posso tesserare un centrocampista e metterlo in rosa nelle liste, siamo ben chiari, deve uscire qualcos'altro. Le vado a riprendere le liste così facciamo il punto della situazione per intero, anche tornando a Zeballos, che poi ci danno per fatto, ma dobbiamo sicuramente fare uscire un paio di pezzi, anche perché il Napoli presenta la lista del vivaio con Vergara e Contini solamente. Il vivaio Italia, che può essere Meret, Buongiorno, Politano, Di Lorenzo o Spinazzola, Politano e Di Lorenzo lo sposti nei 17. Puoi tranquillamente switchare, ma restano comunque 4 posti lì e 17 nell'altra lista. La lista dei 17 è questa: Beuke, Marafamari, Rachmani, Savic, Gutierrez, Olivera, Spinazzola o Politano. Come abbiamo detto, si possono scambiare le liste, ma non cambia praticamente niente perché non si liberano posti. Gilmour, Lobotka, Anghissà, McTominay, De Bruyne, Allison, Neres, Giovane, Lucca, Højlund. Questi sono i 17 che il Napoli potrebbe mettere in rosa. Mettiamo che esce Lucca e abbiamo letto la notizia: Lukaku potrebbe spalmarsi l'ingaggio, fare un altro anno, eccetera. Quindi gli 8 milioni potrebbero essere 2 anni, al limite con un anno in più vai a rivedere il contratto e lo lasci a 4 milioni. Benissimo, resta Lukaku, condivisibile o meno, ma dal punto di vista delle liste devi far uscire Lucca per poter comunque tenere Lukaku nella lista dei 17, quindi devi far uscire comunque un attaccante. Così come Zeballos è bloccato, arriva il Napoli, benissimo, viene Zeballos, il Napoli chiude l'operazione. Qua devono uscire o Neres o Allison, Giovane, calciatori che comunque devono far posto, perché in questa lista dei 17 addirittura non ci sono nemmeno né Mazzocchi, né Noah Lang e né tantomeno o Lucca o Lukaku, che devono interscambiarsi il posto. Quindi già hai calciatori possibilmente fuori da questa lista che devi piazzare senza poter far entrare. Se prendiamo poi altri calciatori bloccati, aspetta solo il Napoli e non riesci a vendere 1, 2, 3, 4 settimane che siano, arriva la squadra di turno. L'offerta comunque e il cartellino di Zeballos non è che è un'operazione che richiede comunque 30, 40, 50 milioni da investire, quindi diciamo il range di società che potrebbero muoversi è ristretto. Invece no, è un'operazione che si possono permettere quasi tutti dal punto di vista economico, e quindi lo blocchi sì, ma devi avere comunque cessioni già avanzate per quanto riguarda le chiacchiere, altrimenti ti ritrovi con la stessa situazione. Mario Chila, il Napoli, vuole solo il Napoli, l'ha bloccato questo, quell'altro, poi non cedi e non riesci a fare posto nella lista dei 17, perché questi calciatori possono solo andare a finire nei 17 senza restrizioni. Non è che prendi a Zeballos e lo metti negli under 22 che ha 24 anni o nel Vivaio Italia o nel Vivaio Napoli, perché non ci può stare, quindi lo devi mettere nella lista dei 17. Bisogna cedere se vuoi cambiare qualche pedina, altrimenti senza fare moine si va su under 22 e il mondiale ci sta facendo vedere qualche profilo anche in mediana. La Costa d'Avorio a qualche centrocampista di 20 anni che comunque potrebbe fare bene, potrebbe alzare l'asticella e cercare un campionato competitivo per esprimersi al 100%, o viri su tutti gli under 22 che puoi tesserare tranquillamente, quindi avrai disponibilità in più sugli esterni, a centrocampo, un difensore e quant'altro, o altrimenti bisogna muoversi per cedere sia
gli esuberi come Foloruscio, Lindstrom, Gong, che ne abbiamo già parlato ieri, ma anche calciatori da questa lista di 17 che potrebbero poi andare a finire sul mercato, così come Giovane, così come un Neres che l'abbiamo sentito già diversi giorni fa potrebbe finire sul mercato perché questa situazione fisica comunque non tanto convince, però poi se diciamo cacciate una notizia del genere, non convince dal punto di vista fisico eccetera, quindi potrebbe finire sul mercato, diciamo che poi andiamo su Zeballos, blocchiamo Zeballos e per la cronologia infortuni che è lì ed è datata e si può leggere, la potete leggere anche voi su Transfermarkt, io 2 domande me le farei. Poi dal punto di vista tecnico, come ho già detto, Zeballos, non parliamo di Ronaldo il fenomeno, calciatori di livello assoluto, però tecnicamente, come appena detto, può anche essere superiore a David Neres per quanto riguarda anche l'applicazione in campo, può fare anche il falso 9 volendo, ma è un esterno destra-sinistra e usa tutti e due i piedi come si deve, quindi sarebbe un grande acquisto dal punto di vista tecnico, anche viste le cifre dell'operazione, il cartellino intorno ai 7 milioni, operazioni che si potrebbe chiudere intorno ai 10, quindi sarebbe un investimento da poter fare anche domani dal punto di vista di disponibilità economica e delle cifre, però se il Napoli non sfolla assolutamente non può entrare praticamente nessuno. Asa che se ne va al Frosinone e Lindstrom che magari sia a casa allo Schalke 04 non liberano praticamente niente. È per questo che dico calciatori che comunque non vanno a liberare praticamente nessun posto e quindi non puoi tesserare al posto di, cerchiamo di monetizzare, perché sappiamo benissimo che poi questi calciatori l'anno prossimo ritorneranno e sarai sempre lì, prestito con obbligo, prestito con diritto. Qualcosa si deve vendere in questa sessione di mercato, anche perché se fate titoloni da giornale, il Napoli ha 25 cessioni dove potrebbe incassare 100 milioni e su queste 25 cessioni, che siano 20, 18, 14 o 30, se sono 26 prestiti con diritto e prestiti con obbligo, o magari qualcuno riesce a piazzarlo con un prestito oneroso e incassi, che so, 2 milioni e 8 poi li devi prendere a determinate condizioni, 3 milioni e 6 li prendi ad altre condizioni, incassi 3, 4, 5 milioni, quindi non è che su questa lista di uscite il Napoli matematicamente può incassare questo centinaio di milioni, anche perché la prima operazione che potrebbe definirsi quella di Foloruscio è un prestito con diritto o magari, se il Bologna accetta, con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Bisogna un tantino accelerare e bisogna un tantino svegliarsi, perché poi leggo notizie come una Fiorentina che, per amor di Dio, non sto dicendo, ha preso, che ne so, Beckenbauer, Lothar Matthäus dei tempi belli. Dragusin l'ha preso in prestito, ha preso anche Atta dell'Udinese nella notte, quindi le società comunque si muovono in sordina, qualcosa più in sordina del Napoli, e quindi dobbiamo fare attenzione all'inserimento di altre società che vengono a soffiarti i calciatori che tu blocchi e poi non riesci a fare uscire e arriva la società di turno, perché poi anche lo stesso Boca Junior non è che può aspettare a vita, visto che Zeballos è comunque fuori rosa. Speriamo di farla franca noi da questo punto di vista e portiamo calciatori all'ombra del Vesuvio che Allegri vuole, che servono al Napoli, che servono alla causa, sperando di avere chiara la situazione delle uscite e le liste, perché altrimenti puoi solo comprare e aggiungere ulteriori calciatori a livello numerico a una rosa del Napoli che poi non puoi utilizzare, e devi mettere per forza qualcosa fuori rosa in tribuna, che si guarderanno poi la stagione dal Maradona seduti a fianco al presidente De Laurentiis. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto, ciao.